Questa ricetta farà impazzire tutti i bambini perché è golosissima. È il gelato al Kinder Pinguì con panna, latte, Nutella, Kinder Pinguì, una vera bomba di squisitezza. Lo prepariamo in casa con una gelatiera super economica che mi è stata inviata da Cecotec per provarla e io ho realizzato questo gelato proprio per voi. Questa è la gelatiera Gelasil 1500 Touch di Cecotec. Ha un design davvero molto elegante, minimal e super compatto. Certamente occupa un po' di spazio, come potete vedere, perché ha il compressore all'interno. Quindi non è una di quelle gelatiere che ha il cestello estraibile da mettere poi in freezer tutta la notte. No. È una gelatiera di quelle che ha il compressore, ciò significa che noi in 30 minuti abbiamo il gelato pronto. Qui abbiamo il cestello con la palettina, eccola, e il cestello estraibile. Questo cestello, ragazzi, ci permette di andare a fare circa 1,5 litri di gelato. 500 g di latte intero, 200 g di panna, 200 g di zucchero. Ho trasferito il latte e la panna all'interno del cestello e adesso vado ad inserire la palettina. In questo modo ci assicuriamo che si sia agganciata al fondo. Ok. E adesso andiamo a chiudere con il coperchio. Il display ci mostra le funzioni, quindi abbiamo la funzione per fare il gelato, quella per fare il sorbetto, la funzione raffreddamento e la funzione mantecatura e poi naturalmente abbiamo le frecce per aumentare o diminuire i tempi. Ci ho messo un'ora per farlo arrivare di questa consistenza. Andiamo a rimuovere il tappo e naturalmente anche il cestello che si è un po' incastrato. Eccolo qui. E questo è il gelato che abbiamo ottenuto al fior di latte. Possiamo tranquillamente consumarlo così oppure possiamo farlo al Kinder Pinguì. Quindi vado ad inserirlo all'interno di una ciotola, aggiungo Nutella e poi dei pezzettini di Kinder Pinguì. E se questo video vi sta piacendo, ricordate di lasciare un bel like, di commentare e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Dopo aver miscelato tutti gli ingredienti insieme, ho notato che la consistenza era troppo liquida, quindi l'ho messo un'oretta nel congelatore e questa è la consistenza dopo un'ora. Facciamo le nostre palline utilizzando un cucchiaio per gelato. Come vedete il gelato è bello cremoso, non si è indurito. Ed è perfetto. Naturalmente devo anche sottolineare che non abbiamo utilizzato una ricetta professionale dove andiamo a mettere per esempio una base pastorizzata e degli addensanti e stabilizzanti come il neutro che è fatto da farina di carrube.
vorrei provare a fare una ricetta di tipo professionale in un secondo momento, perché adesso naturalmente non avevo questo ingrediente particolare in casa così come esattamente voi. Proprio per questo motivo ho voluto utilizzare semplicemente gli ingredienti che tutti noi abbiamo in dispensa, quindi il latte, la panna, lo zucchero. Si tratta di una gelatiera davvero molto economica che costa circa la metà rispetto alle gelatiere casalinghe che si trovano sul mercato, quindi secondo me se l'è cavata abbastanza bene. Voi cosa ne pensate? Se siete curiosi e volete scoprire qualcosa in più su questa gelatiera, io vi lascio il link del prodotto nel box informazioni qua giù, proprio sotto al titolo troverete la descrizione. Io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, commentate ed entrate a far parte di questa meravigliosa community di appassionati di cucina. Io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo nella prossima video ricetta. E naturalmente stavo per dimenticarmi, se vi fa piacere potete trovarmi anche su Instagram, su Facebook, su TikTok. Trovate i link direttamente giù nel box informazioni. Ciao e alla prossima video ricetta!